Siamo ancora qui. Siamo All'auditorium. ancora qui. All'auditorium. Com'era quella canzoncina? Non me la Tre ricordo. briganti e tre... Boh. Allora, Io sono quasi tutto blu, sul celeste blu. Chissà se ai tuoi ammiratori, attenti al tuo look, piace. Dunque, siamo ancora qui con i VTL, il trittico VTL finali e pre, ma in questa prova ci dedichiamo alla sorgente, che è il Abbiamo cambiato gamma, TEAC Esoteric Scusa. K01XD, no, XD. poi dopo spiegheremo perché hai detto TEAC. È un lapsus, chissà come si dice. TEAC. Esatto, e dunque, tra l'altro questa volta usiamo gli Everest 67000, quindi dei diffusori tanto di cappello, molto belli. Come dicevamo, noi in questi giorni ci siamo fatti un bel giro con questa amplificazione, con l'amplificazione Mark Levinson, con le GBL, con le Perlisten 7, non mi ricordo. S7 LE, Limited Edition. Esatto. Devo dire che in questo momento il sistema con i VTL e con le GBL sta andando ci sta facendo sognare. Veramente sognare, e molto grazie a questa sorgente che è fantastica, della quale adesso vi diciamo un po' di cose. Ma prima subscribe, campanella, Instagram e tra qualche giorno anche Faccia Libro Facebook. Faccia Libro, va bene. Ok, a tra poco, ciao. Sì. Allora, siamo tutti qui. Allora, caro Giulio, quella è la telecamera, è la camera. Allora, K01XD, tu prima hai parlato di TEAC o TEAC. Perché? Perché ti è venuto in mente questo marchio? Allora, mi è venuto in mente TEAC perché Esoteric è una sezione, è un brand appartenente di proprietà di TEAC che si occupa sin dalla fondazione di macchine estremamente performanti, estremamente allo stato dell'arte a livello tecnologico. Esatto, la linea top. La Esoteric ha sempre realizzato prodotti di assoluta eccellenza, la classica azienda, come dire, di stampo ingegneristico, quindi molto più spazio alla tecnologia, alle misure, ai dati oggettivi che ai voli pindarici del progettista talentuoso, e con questo tipo di approccio hanno realizzato macchine molto importanti. Del resto ricorderai, io avevo la VRDS, non mi ricordo se 20 o 25, ancora marchiata TEAC, che è stata i primi lettori di CD a utilizzare la meccanica VRDS, che poi adesso è nella sua versione più evoluta e che si chiama Atlas all'interno di questo K01XD, e poi da quel momento, da questi VRDS 20 e 25, poi è nata la Esoteric, che ha adottato questa meccanica che, come giustamente mi hai ricordato, la Esoteric non vende a nessuno, quindi mentre questo succedeva con meccaniche a marchio TEAC, perché se non mi ricordo male la CH Precision, la meccanica di CH Precision forse aveva una meccanica TEAC dentro, vabbè, questo dettaglio non me lo ricordo bene, però comunque le meccaniche VRDS sono solo all'interno dei lettori della Esoteric, in questo caso di livello massimo, quindi che si chiama credo Atlas. che ci sia stato qualche DCS con delle meccaniche della Esoteric, però non vorrei sbagliarmi. Che differenza ha cambiando camera? Qual è il senso di questo tipo di meccanica? L'idea è che dal momento che il dischetto argenteo gira ad altissima velocità, è sottoposto, c'è la possibilità che si inneschino delle vibrazioni, cioè che il dischetto traballi all'interno, diciamo, della... Anche perché non è detto che è perfettamente planare il disco già... Assolutamente. E il sistema VRDS sostanzialmente è costituito da una specie di piattello metallico che schiaccia il dischetto e lo fa aderire perfettamente, in modo tale che si annullano queste possibili vibrazioni. Peraltro il tutto viene disaccoppiato mediante dei elastomeri, quindi delle sospensioni,
che evitano che vengano trasmesse vibrazioni al sistema di lettura. Quindi fondamentalmente il tutto è finalizzato ad avere la miglior condizione per il pick-up ottico per leggere il disco in totale assenza di vibrazioni. Pick-up ottico che è pivottante, quindi che legge più di una volta la traccia, facendo il confronto degli errori, se ci sono stati degli errori in lettura, e a questo proposito mi ricordo un episodio successo al Top Audio di parecchi anni fa, dove c'era il presidente, credo il vicepresidente dell'Esoteric. Io misi un disco di Pat Metheny che il lettore non leggeva e il vicepresidente saltò dalla sedia, anche perché c'era anche il presidente vicino. Dammi il disco, dammi il disco. Poi dopo, per fortuna, stabilimmo che era il disco talmente rovinato che la meccanica non ce la faceva leggere, e questo anche per dire che normalmente le meccaniche dell'Esoteric leggono anche i CD che non vengono letti da qualsiasi altra meccanica, proprio perché hanno questo particolare tipo di lettura attraverso questo pick-up ottico pivottante. Lato unità di conversione, questa macchina è molto interessante perché laddove alcuni modelli della Esoteric si appoggiano e appoggiavano a chipset commerciali, in questo caso qui abbiamo montato a bordo lo stesso DAC che è montato sulla Grandioso, quindi la serie ultra top di Esoteric. Questo prevede un sistema di conversione interamente sviluppato in casa, quindi non utilizzando chipset commerciali, è un sistema R2R dove però il tutto è gestito da una FPGA che in qualche maniera sovrintende al funzionamento del sistema di conversione a 64 bit. 768 kHz in PCM, DSD 22 MHz. Sono preparatissimi. Quindi diciamo dal punto di vista delle specifiche siamo alle specifiche top che si possono non esistono i file, ma se vi piace pensare che lo possa fare, lo fa. Questo ci porta a un'ulteriore considerazione. La macchina può funzionare oltre che come lettore di CD e Super Audio CD, anche come DAC esterno. Perché? Perché è dotata sul pannello posteriore di una connessione USB che ne permette il collegamento a un music server, a un PC, a quello che volete. So che però non ti sono simpatiche, ma anche a ottico e coassiale. Anche a ottico e coassiale, ovviamente. Esatto. E quindi dal punto di vista della gestione del segnale sulla sezione di conversione siamo a un livello avanzatissimo. Altra chicca, scusa. Sì, forse era quella che volevi dire. Quella dei circuiti di uscita? Sì, quella dei circuiti di uscita. Esoteric è famosa per sviluppare dei circuiti di uscita particolarmente performanti dal punto di vista delle prestazioni, tanto che ha trasformatori e alimentatori separati solo per le sezioni di uscita in questa versione K01 XD, e infatti ha un particolare tipo di collegamento che si chiama ESLA proprietario della Esoteric, che lavora anziché in tensione in corrente. Esattamente. Soluzione che è stata utilizzata anche da qualche altro costruttore, però purtroppo non è, come posso dire, standard, perché i collegamenti che utilizziamo abitualmente lavorano in tensione, però il collegamento in corrente avrebbe appunto perché non è diffuso, non è uno standard, avrebbe tutta una serie di vantaggi. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che qualora voleste utilizzare questo tipo di collegamento, dall'altra parte ci deve essere un ricevitore che lavora in maniera analoga, quindi potrebbe essere un preamplificatore Esoteric, un finale Esoteric, ma insomma ci deve essere una compatibilità di protocollo di trasmissione, chiamiamolo così, tra chi emette e chi riceve. Nessuna paura per i cavi, perché è il normale collegamento bilanciato, ma viene attraverso un menu, un setup del menu specificato se l'uscita è ESLA o meno. Questo se lo possono permettere in pochi, perché ripeto ci vogliono poi dei circuiti a supporto di questo tipo di uscita che non tutti i lettori hanno. Ok. Dal punto di vista costruttivo, poi lo vediamo meglio nello sventramento, questa macchina ha la solidità di un carro armato praticamente, veramente quando la vedete
mette soggezione. Sì. È molto più grande di un lettore standard, è molto più grande di un DAC. Anche molto più pesante. Ma anche molto più pesante. Cioè, veramente trasmette una sensazione di solidità, di come posso dire, ricchezza nella sua esecuzione, veramente visibile immediatamente a occhio nudo. Macchina semplicissima da utilizzare perché ci sono i soliti bottoncini che trovate in qualsiasi lettore di CD. Dal punto di vista cosmetico, la vedete, macchina molto sobria, non c'è il display che ti dice, fa vedere la copertina, che ti dà tutte le informazioni, tipico oramai dei convertitori e degli streamer che troviamo in commercio. Qui hai soltanto il numero della traccia e il time della traccia, o piuttosto, se sei in modalità USB, la frequenza di campionamento del file e il tipo di file che è in esecuzione. Iper basico. Ultima cosa, all'interno c'è un clock che abbiamo che si chiama VXCO, che è derivato dalla serie Grandioso, ma c'è un ingresso Word Clock Sync a 10 MHz e quindi gli si può collegare un clock esterno. La Esoteric è stata tra le prime in assoluto a credere nella sincronizzazione esterna attraverso una unità che era a rubidio, che costava una quantità di soldi spaziale e che aveva poi la difficoltà di dover scaldare e di dover rimanere sempre accesa, proprio perché questi pozzetti di rubidio interni avevano funzionavano solo a certe temperature. Adesso la cosa si è molto più semplificata e quindi ci sono clock non solo dell'Esoteric ma anche di altre aziende che permettono un grosso miglioramento. Non lo so se poi in futuro ci andrà di fare una prova con o senza clock, perché è molto interessante. Sì. Con il clock esterno migliora moltissimo, ma è certo molto, molto specifica come prova e quindi non lo so se mai la faremo. Pronti? Sventriamo? Pronti. Ciao, a tra poco. Cari amici Filurs, la cosa spettacolare, impressionante, prima di tutto sono i 3 piedini disaccoppiati, ok? Poi questa è la piastra inferiore che è, non lo so in che materiale è, ma è di una pesantezza esagerata. Prego notare lo spessore. Sì. Impressionante. E anche come è lavorata. Posso togliere, Giulio? Sì. Ok. La togliamo e qui cominciamo a divertirci. Noi stiamo adesso con la macchina capovolta. Esatto, questa è la parte di sotto e qui vediamo logica della meccanica qui al centro, Esattamente. un po' più densa di componenti del solito, di quanto normalmente si vede, e poi abbiamo ben 4 trasformatori, 1, 2, 3 e 4. Facciamo vedere, Giulio. Che fanno i 4 trasformatori? Ma un attimo, perché facciamo vedere prima di tutto come è fatto il telaio. Perché il telaio non solo separa completamente la parte di sotto dalla parte di sopra, e infatti possiamo vedere come riesce a separare totalmente, è un monoblocco che separa completamente. La parte centrale è un'altra struttura che serve solo per alloggiare la meccanica, e poi ai lati ci sono questi 4 trasformatori che a loro volta sono assicurati su delle strutture che hanno degli elastometri, quindi di una complessità davvero particolare. Allora, quindi 4 trasformatori sono uno per il buffer del canale sinistro, uno per il buffer del canale destro, uno per i circuiti digitali e uno per i circuiti di servizio. Quindi diciamo che ce n'è di tutti i colori. Ci sono sezioni di stabilizzazioni separate per qualsiasi cosa. Possiamo vedere in particolare una di queste. Questo è il circuito, lo possiamo vedere scritto qui, Power ANA 1, eccolo qui. Mi ci avvicino. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo è per un canale e questo qui fa l'altro canale. Circuiti, condensatori di filtro con condensatori di capacità molto più piccola di bypass.
quelli che si caricano e si scaricano molto velocemente. Una miriade. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ovviamente separato per i due canali, e guardate qui, rami di alimentazione separati, perché ci sono ben 3 ponti raddrizzatori, questi capoccette rosse, 1, 2 e 3, con altrettanti circuiti di stabilizzazione. Ok. Questa è l'alimentazione della meccanica. Questi sono tutti i filtri EMI di ingresso separati per ogni trasformatore, 1, 2, 3, 4. Bene. Qui spettacolare. E adesso lo giro, ok? Vai. Con molta calma, perché è di una pesantezza atroce. Ecco qua, meccanica. La meccanica possiamo inquadrare nel dettaglio questa sorta di ponte che c'è sopra, che è il sistema VRDS. Esatto. Veramente spettacolare, sì. Poi c'è altri sistemi, circuiti di stabilizzazione, questi sono i DAC R2R 1 e 2. Facciamo un Eccolo dettaglio. qua. Sì. Ok. E questo qui è il clock, il famoso clock, e questi sono il circuito digitale. Il clock, vediamo se riesco a metterlo a fuoco, sì. Poi in corrispondenza di ogni sezione dell'R2R vedete la FPGA della Xilinx, Esatto. la classica Spartan. 2. Eccola qua. Spartan 6. Ok. E quindi questo è. Lo vogliamo far vedere in versione accesa? E dopo, perché bisogna rimettere il fondo. Dobbiamo rimettere il fondo. Ok, allora ci fermiamo un istante. Cari amici, volevamo farvi vedere come funziona il sistema di clamp della meccanica VRDS Atlas. Vado, Giulio? Vai. Ecco qua, premo play. Il disco di sopra schiaccia il CD, o in questo caso il Super Audio CD. Come vedete la testina di lettura si muove per leggere il disco e poi incomincia la lettura, che è già cominciata nel Super Audio CD che sta scorrendo. Ecco qua. Ecco, questo è il ponte, facciamo vedere il ponte, il famoso ponte della meccanica VRDS, e il clamp sotto girevole, ovviamente solidale con il motore che sta sotto, che è a trazione diretta e che fa girare il supporto. E si vede chiaramente che sta girando. Eh sì, spettacolare, Eh sì. Ok. Ciao amici, ciao ciao. Allora, io mi devo togliere un dente. Del giudizio. Beh, no. Sì, perché quando ho fatto lo short del primo K01 stavo da un amico, era solo per condividere con i cari follower quanto era bella la macchina dentro, e quindi mi è capitato per le mani un CD masterizzato. Hanno fatto una serie di commenti spaventosamente offensivi, quando poi dovreste capire che io in quel momento lo facevo per condividere con voi l'emozione di vedere una macchina così bella dentro, non certo per discutere sul fatto se una macchina così possa leggere o meno un disco masterizzato. Fatela finita. Però il retropensiero è: t'ho beccato, coglione, che spendi 20.000 euro e poi ascolti CD masterizzati. Io, che sono un gran figo, ascolto solo i CD buoni con un lettore molto più economico e ne mastico molto più di te. Esatto. Posso dire una cosa? Che palle. Giulio. Che palle. Giulio.
Non è, Lo so, però fatela finita, perché poi ci fate passare la voglia di fare queste cose e di condividerle con voi, e quindi poi il 95% dei nostri follower sono invece contenti, e quindi per quel 5% sinceramente ci fate passare la voglia. Ok, passiamo a questa splendida macchina. Allora, io ricordo molto bene, non questa macchina, ma 2 serie fa, che me la trovai a casa per una questione di un test, di una prova, e me la sono tenuta solo 2 giorni perché andava talmente bene che non me la potevo permettere, e quindi è stato meglio toglierla subito dai ricordi, dal cassetto dei ricordi. Sì. Sia come DAC che come meccanica di lettura. In questo caso abbiamo usato anche un Super Audio CD, sì. È veramente spettacolare, veramente spettacolare. Sì. Questo riporta al tema dei Super Audio CD, che veramente è un formato fantastico, il DSD sostanzialmente, e gran peccato che non sia stato sfruttato adeguatamente. Vero è che di Super Audio CD in giro se ne trovano, però poi, contrariamente a quello che succedeva qualche anno fa, che li trovavi quasi un po' in... Sì. No, non dico super sconti, ma insomma se ne trovavano in giro e magari a prezzi abbordabili o invitanti, e oggi col fatto che ce ne sono pochi in giro, insomma, comincia a diventare anche costosino mettere le mani sui Super Audio CD. Io devo dire, a casa ce ne ho un po', ogni volta che mi riascolto penso sempre la stessa cosa: accidenti che bel formato, però poi alla fine io non li compro personalmente, perché magari preferisco appunto il file in DSD, però obiettivamente era un gran bel formato. Poi Peccato. Macchine che leggono i DSD oggi ce ne sono, che leggono, scusate, i Super Audio CD ce ne sono relativamente poche, non me ne vengono in mente tante. Quindi anche volendolo c'è comprare, quella francese, francese sì, no, Magnetar. Sì, la Magnetar, c'era la Oppo. C'era la Oppo, ce ne sono alcune, ma non è come 10 anni fa che sì, le macchine, c'erano tanti lettori. Ce ne sono poche, e devo dire, di fascia alta io credo che ci sia soltanto Esoteric. Credo di sì. Playback non fa niente? Allora, Playback sicuramente fa un lettore della serie grande, della serie 8, sì, anche perché Andreas, essendone stato l'inventore, Andreas Koch, sì, non penso che rinunci a questa opzione. Dunque, parliamo del suono. Parliamo del suono di questo lettore di CD. Allora, anche qui si ripropone la solita faccenda. Quando entrano in ballo i pesi massimi come questo qui, è facilissimo accorgersene. Sì. C'è poco da fare. Poi è chiaro, qui parliamo di una cifra talmente impegnativa che io personalmente ritengo possa essere una macchina di interesse, ovviamente di chi se la può permettere, ma giustificabile soltanto se uno ha una consistente collezione di CD e Super Audio CD, e che quindi utilizza quel supporto come supporto d'elezione, come supporto principale, allora forse sì, può avere un senso. Obiettivamente, dal punto di vista della lettura del CD, è difficile fare di meglio, è difficile un lettore che abbia prestazioni superiori a questo. Come DAC, quindi ad esempio penso al mio caso, dove ho molta più musica sui miei NAS che non su supporto solido, cioè su CD, probabilmente un DAC anche di fascia molto alta ti consente di risparmiare tanti soldi. E quindi la presenza della meccanica. La presenza della meccanica nel mio caso non sarebbe altrettanto giustificabile. In questo momento, tra l'altro, nel catalogo Cambiamo Camera dell'Esoteric non c'è un solo DAC, cioè un DAC stand-alone con lo stesso engine, passatemi il termine, del K01 XT, a meno che non andiamo sulla serie Grandioso, che ha dei costi veramente impegnativi
ha 2 telai, c'è l'alimentazione separata, c'è tutta una serie di cose che la rendono l'eccellenza, ma che poi fai un po' fatica a giustificarne il prezzo, nel senso che poi andiamo proprio nell'Olimpo assoluto. La macchina per me, che sì, sono attento a queste cose ma non me ne faccio una malattia, obiettivamente è una macchina che dà un senso di solidità, un piacere nell'utilizzazione particolare. E insomma, quando vedete una macchina come questa è talmente più grande, più solida, più tutto rispetto a qualsiasi altro lettore che può capitare di incontrare sulla propria strada, che obiettivamente anche proprio visivamente, anche al tatto, ti rendi conto che stiamo parlando di un altro livello. Dal punto di vista sonico è semplicemente commovente. Stavamo con questo in play facendo cose nella sala e a me capitava di girarmi perché avevo sentito qualcosa di talmente bello che attirava l'attenzione, no? Un po'. Non solo, io credo che questo lettore sia riuscito a tirare fuori dalle GBL Everest, perché lo abbiamo utilizzato sì anche con le Perlistan, ma lo abbiamo utilizzato prevalentemente con le GBL Everest, un'oncia in più di musicalità che con altri sorgenti io non avevo percepito. È come se la gamma media della Everest fosse uscita con una dolcezza che io non avevo mai sentito. Io avevo in testa il suono di queste Everest come molto stentorio, grande basso solido, potente, alto squillante, il sistema a tromba, uno insomma si fa un po' portare da questi forse stereotipi, ma non avevo mai fatto caso alla capacità di queste Everest di gestire una gamma media liquida, dolce, suadente, piena di dettagli, mai sparata in faccia, però c'è voluto questo esoteric per fargliela tirare fuori. Questa cosa mi ha veramente molto colpito. Sì, è proprio, a me verrebbe da dire, se mi fanno una domanda diretta, è come se non ci fosse. Cioè, è musica e basta, non c'è nessuna caratteristica specifica dell'elettronica, ma c'è semplicemente la musica che sta riproducendo, quindi non è una questione di carattere, caratteristiche, tipo di... è quello che gli viene dato in pasto e cerca di porlo sempre nella maniera più dolce, più raffinata, più timbricamente corretta possibile. E io lo metterei sullo stesso livello del Climax DSM. Sì. Sì, secondo me più o meno siamo lì. Questo non è un pre, quello è un pre, questo ha la meccanica, quello non ha la meccanica, quindi sono due macchine un po' diverse fra di loro. Con quello è proprio un pre-DAC streamer, questo è un lettore col DAC dentro, ci balla qualche soldo di differenza, ma dal punto di vista sonoro mi sono sembrati molto simili. L'altra considerazione che mi viene da fare è non relativa al supporto Super Audio CD, ma relativa al supporto CD, il tanto vituperato CD, se vogliamo, però perché, come dire, se ne è parlato anche molto male, però se senti un CD con questa macchina qua, ti rendi conto che quella tecnologia che è data oramai a decine e decine di anni fa, ma accidenti come va, cioè ascoltare un CD riprodotto da questa macchina, ti rendi conto che anche il formato 44E116 può dire la sua. Ma infatti ti ricorderai quando abbiamo fatto il listening tour a Napoli con Fulvio Chiappetta, lui usava lo stesso K01 nero, e aveva anche un player Magnetar, avevamo anche un giradischi Brinkmann di altissimo livello, ma alla fine le sessioni le abbiamo fatte tutte col CD suonando da questa macchina, perché era un suono decisamente superiore rispetto a qualsiasi altro supporto, e lì c'è
E lì suonavate con il CD 44.1 con il Super Audio CD? 44.1. CD 44.1 del cofanetto. Certo. E lì il suono era il più bello, punto. Poi vale sempre il solito discorso che certo c'è la componente DAC, ma qua poi c'è una componente di stati di uscita che è pazzesca, Sì. come abbiamo visto nello sventramento, quindi anche questo fa sì che la macchina abbia questo tipo di caratteristiche. Ma certo. Va bene, e per pochi fortunati... Ecco, bravo, io infatti volevo dire questo, una contrazione sensata di questo è lo 0,3, perché lo 0,3 non è eccellente come questo, ha qualche cosina in meno, costa però notevolmente di meno ed è secondo me più adatto a una, non voglio dire una grande massa di persone perché non è così, però a un maggior numero di audiofili, anche perché questa macchina chiama un impianto adeguato. Noi stiamo sentendo con VTL finali mono da 400 watt, preamplificatore quasi top di gamma, le Everest che costano quello che costano, il K01 ci sta, perché se ci metti lo 0,3 non va bene, ma invece in una larghissima serie di impianti di alta classe, non esoterici di livello assoluto, io il 0,3 ce lo vedrei come una giusta contrazione e sensata. Perfetto, allora subscribe, campanella. C'è Instagram, non lo so se abbiamo già fatto Faccia Libro, se l'abbiamo fatta seguiteci, se non l'abbiamo fatta lo faremo soon. Ok? Ok. Ok, ciao. Ciao, Ciao, ciao. grazie.